Ciao a tutti, ho molta difficoltà a fare questo video in quanto installatore di impianti di sicurezza e non amante delle cose low cost che si trovano in commercio, però abbiamo un altro prodotto Tuya che mi hanno mandato gli amici di Expert for House, facciamo la recensione e diciamo che potrebbe avere un suo perché. Questo è un mini impianto d'allarme che viene venduto in questo kit, costa una fesseria, costa 60 euro. Tante volte mi trovo a avere non discussioni ma opinioni con persone che mi dicono: ah, ma ho visto su internet che prendi l'antifurto con 50-100 euro, ti manda le notifiche, tutto quanto. Allora, io non dico che non funzionano, però dico che se dobbiamo integrarlo in un contesto dove può avere un senso un prodotto da 60 euro, allora va bene. Se vogliamo prendere una cosa del genere pensando che sia un vero e proprio impianto di allarme, no, questo discorso non sta in piedi. Però adesso ve lo faccio vedere, lo spacchettiamo, facciamo due prove e vi dico che comunque il suo lo fa. Chiamarlo impianto di allarme diciamo che è un po' esagerato. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Tuya Smart Security Alarm System, questa è la composizione del kit: Wi-Fi, control app, varie possibilità, compatibile con gli assistenti vocali, alimentazione a 230 volt, monta batteria al litio da 250 mAh con uno standby di 4 ore, frequenza di ricezione 433, frequenza di trasmissione 315 a 375 kHz, vedremo poi come si comporta, Wi-Fi compatibile con tutti gli 802.11, portata di 80 metri in spazio aperto, temperatura, umidità. Vediamo cosa c'è di bello. Sirena, sensore, staffe, tasselli, telecomando, pulsantone, biadesivo, manuale utente in inglese. Vediamo i componenti. Dunque, questa è la sirena, spina italiana, quindi possiamo metterla in tutte le prese da 10 A, spento, acceso, reset, sensore infrarosso con batteria da 9 volt, contatto porta con batteria 23A da 12 volt, radiocomando che ha già la batteria a bordo, verosimilmente sarà una batteria a bottone. Negli accessori abbiamo il magnete per il contatto, un supporto con lo snodo per tassellare il sensore al muro, tassellini e biadesivi per contatto e magnete. Per prima cosa dobbiamo inserire la sirena che fa anche da centralina in una presa. Apriamo l'app Smart Life, aggiungiamo un dispositivo con il più, aggiungi dispositivo, scegliamo Other, quindi Gateway Wi-Fi, non c'è, mettiamo connettore Wi-Fi. Per mettere in accoppiamento la sirena alla centralina bisogna premere per 5 secondi il reset fin quando lampeggia l'indicatore. Così. Parte con la ricerca del dispositivo, viene trovato questo gateway, il button, il peer, viene trovata un sacco di roba, sta facendo l'aggiunta del dispositivo, ha già preso tutto, il remote control, i sensori, vedete che ha già trovato tutto da solo, gateway aggiunto correttamente, fine. Test di notifica. Questo è un dispositivo per sicurezza, per assicurarsi di ricevere le notifiche, fare clic su test per verificare l'attivazione e i relativi permessi. È possibile attivare l'avvio automatico dell'app su impostazioni permessi avvio. Questo perché? Perché se abbiamo il telefono bloccato e non abbiamo la priorità sul dispositivo non ci arrivano le notifiche. Quindi andiamo nelle impostazioni, in questo caso del mio Pixel, nelle notifiche, impostazioni app, scegliamo tutte le app, cerchiamo l'app Smart Life e le notifiche vedete che sono abilitate. Notifiche app e dispositivi, autorizzazione non concessa, abbiamo Smart Life, dobbiamo dargliela. Consenti. Torniamo nell'app, vedete che l'app ci notifica il sistema disarmato e negli accessori vede 4 device che sono il doorbell, quindi un campanello, il sensore di movimento, il contatto magnetico e il controller remoto. Ok, la cosa delle notifiche non ci interessa più. Questo è una specie di campanello col biadesivo, dovrebbe far suonare la chiamata interna.
arriva la chiamata tranquillamente, avete sentito che ha suonato il din don. Poi abbiamo il sensore di movimento che mi dice batteria bassa. Questo qua è un kit che mi hanno mandato di prova, probabilmente avevano già fatto un po' di esperimenti. Il contatto porta che ha la batteria carica, mi fa vedere che è stato chiuso e mi arriva la notifica. Se lo apro dice che è stato aperto e mi arriva la notifica. Il sensore risponde anche con un LED, non ci dà altre informazioni, possiamo personalizzare se deve avvisare quando viene aperto o chiuso e quando ha la batteria scarica, però diciamo che il suo lavoro lo fa. Riusciamo comunque a sapere se una qualsiasi porta o anta, garage, quello che sia, è aperta o chiusa. Batteria nuova. Intanto l'infrarosso si è ripreso, mi segna batteria alta, nessun intruso. Se provo a fare un'attivazione vedete che arriva la notifica e mi dà l'allarme intruso. Ho montato per prova nel garage il sensore Tuya più o meno in zona dove ho un sensore doppia tecnologia cablato. Provo a spegnere la luce e vedere se mi rilevano allo stesso modo usando come indicazione diciamo i LED. Io ora sono alla fine del mio box, vado verso i sensori. Vedete che vanno in allarme praticamente insieme, con la differenza che il doppia tecnologia aveva rilevato prima un movimento e poi dopo è andato in allarme quando ha raggiunto la condizione end, diciamo, sia infrarosso che microonde, mentre quello mi ha rilevato con il semplice infrarosso quando sono arrivato vicino. Proviamo a simulare un movimento e vedete che comunque mi rileva. Controller remoto, stato normal. Vediamo cosa succede se premiamo qualche tasto. Abbiamo armato, disarmato, armato, disarmato, SOS probabilmente si mette a suonare. Volete che provo? Vabbè, provo, dai. Ah no, manda solo una notifica di emergenza senza suonare. Una funzione che potrebbe essere anche interessante, magari per un anziano a casa, insomma, potrebbe avere un suo perché. Vediamo cosa ci fa impostare nel telecomando. Il tempo di ritardo per armare l'impianto, quindi il tempo di uscita. L'emergenza può corrispondere alla sirena o meno. Già che ci siamo, proviamo. Ok. Quando disarmiamo smette di suonare, quindi sia la notifica che eventualmente il suono. Quindi l'unica cosa adesso è fare una prova. Inseriamo l'impianto. Il gateway risponde che l'impianto è armato. Il gateway risponde con il LED rosso fisso. Quando invece disinseriamo si spegne semplicemente. Ora provo a armare l'impianto. Mi arrivano tutte le notifiche. Proviamo a aprire un sensore. L'impianto va in allarme. Vedete che quando ho chiuso il sensore ha interrotto un attimo l'allarme ma poi l'ha ripreso. Poi l'abbiamo disinserito col telecomando. Insomma, un funzionamento semplicissimo. Vediamo cosa succede se suonano con l'impianto allarmato, ma non dovrebbe fare nulla. Suona regolarmente. Disarmiamo l'impianto. Insomma, risponde tutto come dovrebbe. Arrivano tutte le notifiche. Torniamo nel menu principale. Quindi vediamo che abbiamo questo tipo di notifica. Vuol dire che uscendo dall'app e rientrando in qualsiasi momento, se andiamo direttamente sul gateway, abbiamo lo stato dell'impianto che in questo momento è armato. Lo disarmiamo. Qui abbiamo tutto lo storico degli inserimenti degli allarmi, gli accessori abbinati. Nelle impostazioni abbiamo un sacco di cose, tra cui la programmazione, i ritardi, i tipi di allarme, il tipo di suono del doorbell. Possiamo andare a modificare anche la risposta delle zone in base all'inserimento, ad esempio home arm. Possiamo aggiungere dei device. Abbiamo due tipi di inserimenti: inserimento diciamo totale e inserimento parziale, questo home arm, dove in ogni tipo di inserimento possiamo andargli a dire quali sensori fanno parte di quell'inserimento in modo molto semplice, più tutte queste personalizzazioni. Per aggiungere un componente al kit in questa schermata accessori bisogna fare add device. Proviamo a inserire l'allarme, che ovviamente oltre che dal telecomando possiamo pilotare anche direttamente dall'app.
Accendi antifurto. Antifurto è attivo in modalità a casa. Spegni antifurto. Disattiva il tuo sistema di sicurezza manualmente. Per poterlo disattivare tramite comando vocale, apri l'app Alexa, vai alla sezione dispositivi e modifica le impostazioni del tuo sistema di sicurezza. Ovviamente non me lo fa disinserire per una questione di sicurezza, ma è un'opzione impostabile. I sensori funzionano. Il contatto porta è anche comodo perché vi dice comunque lo stato di una porta se è aperta o se è chiusa. Il campanello l'ho provato e tra l'altro ha una buona portata perché l'ho provato dall'altra parte della casa con una soletta, pareti e muri in mezzo e funziona. Insomma, il gateway è quello che alla fine si connette al wifi, solo lui. Il resto dialoga on the radio con questo gateway e vi dico, al momento non ho avuto disturbi, problemi, quindi funziona tutto regolarmente. L'infrarosso funziona, il telecomando funziona. Secondo me in un contesto di, non lo so, abitazione temporanea in affitto, negozio dove volete tenere sotto controllo più che altro magari chi entra quando siete nel retro, ecco, tutte queste condizioni diciamo particolari dove non è veramente importante avere un impianto che faccia anche da deterrente per i ladri, un prodotto del genere ha il suo perché. Non si può pretendere molto di più perché comunque avete sentito che il suono della sirena in un locale chiuso all'esterno è difficile che qualcuno lo percepisca, però dove sia necessario avere un minimo di controllo della situazione spendete 60 euro, vi portate a casa un kit che comunque funziona, le notifiche arrivano tutte, niente da dire. Quindi da installatore di professione posso dire che non è un impianto di allarme ma che è un sistema che in alcune situazioni ha un senso. Lo trovate sul sito Expert for House nella sezione Home, Domotica, Antifurto e Allarme. Questo è il Tuya Kit Plus sistema di allarme Wi-Fi con sirena, 59,90 €. Vi ricordo che le spedizioni sono gratuite per ordini superiori a 60 euro. Vi tocca comprare qualcosa da 1-2 euro. Trovate in descrizione tutte le caratteristiche che magari non ho menzionato nel video. E vi ricordo di andare sotto il mio video e usare questo link per accedere al sito Expert for House. In fase di pagamento mettete il coupon sconto Dattoli per avere il 3% di sconto. Se il video vi è piaciuto comunque un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima recensione che può essere di un prodotto low cost o di un prodotto professionale, chi lo sa. Ciao a tutti, grazie da Massi Dattoli.